Una delle prime cose che ci insegnano quando entriamo nel mondo delle Mini 4VD è che costruirla con una distanza tra i roller anteriori e posteriori molto lunga diminuirà l'agilità in curva ma aumenterà la stabilità, mentre un setup esattamente all'opposto, quindi con questa distanza molto corta, aumenterà l'agilità in curva ma diminuirà la stabilità. Ma c'è un solo modo per dimostrare se le cose stiano davvero così oppure no. Come vedete dalle immagini ho costruito una Mini con il setup roller più lungo possibile per quelli che ovviamente sono i limiti del regolamento. E oggi andremo da Toys in Fabula e la proveremo insieme. Prima di cominciare mi sembra doveroso avvertirvi del fatto che ovviamente il risultato di questo test può variare dal layout della pista, che ovviamente io prima di andare lì non conoscevo, ma può variare anche dal tipo di telaio, dalla scelta del motore e da tante altre cose. Quindi tante variabili, come vedrete anche nel corso di questo video, possono cambiare o falsare il risultato. Per un risultato più preciso dovremo aspettare un po' di tempo. Vi lascio il video e buona visione. Oh, primo giro completato, adesso facciamo qualche ripresa più da vicino per vedere come salta. Oh! Bene, allora possiamo dire che con il torque la Mini si è comportata veramente bene, non è uscita nemmeno una volta, ma adesso è il momento della verità, quindi cambieremo motore, proveremo con un Hyperdash perché all'aumentare della velocità aumenta anche l'instabilità e vediamo se questo setup dà un buon risultato oppure no. Ok, possiamo dire che questo setup tutto sommato ha dato i suoi frutti. Adesso proviamo un setup completamente all'opposto, quindi ruotiamo questo davanti e ruotiamo questo dietro per avere un setup molto più stretto. No! Ah! Ah, mannaggia! Ma dai, non ci credo!
E giustamente Master Wanza mi ha consigliato adesso di provare a girare soltanto il posteriore e tenere davanti così. Vediamo come va. No! No. No, dai. A pile scariche ha chiuso almeno, dai. A questo punto, già che stiamo qui, stavo pensando di rimetterla come era all'inizio, visto che andava bene, però ancora una volta Master Wanza ci ha detto ma mettila tutta in avanti, no? E quindi proviamo a metterla tutta in avanti. E dire di no, Aia! Prova del 9, abbiamo rimesso il setup esattamente come era all'inizio e quindi vediamo se è semplicemente cambiata la condizione della pista o la mini, oppure se è proprio il setup questo che va bene. Ah! Prima l'ha fatto, adesso... E signori, purtroppo io mi stavo chiedendo ma perché, e poi ho scoperto il perché. Sentite? Questa è la nuovissima Mini 2VD, vedete, guardate che bella. Ecco, solo trazione posteriore, la trazione anteriore ha deciso di lasciare la chat. E quindi possiamo dire che anche oggi abbiamo imparato un po' di cose. Uno, ho avuto la sensazione, almeno la sensazione, che questo setup completamente ma cosa caspita sto dicendo? Che questo setup con i roller molto distanti tra loro funzionasse veramente meglio rispetto ai setup opposti. Abbiamo imparato che il VZ mangia un sacco di ingranaggi, quindi compratevi un po' di trasmissioni, un po' di ingranaggi da mettere da parte. Detto questo, abbiamo visto tutto quello che c'era da vedere. Per delle prove un pochino più precise dovremo aspettare al momento in cui finalmente avremo una pista per poter provare con tutta tranquillità. Vi ringrazio per essere passati, noi ci vediamo nel prossimo video, sempre qui al Garage della Bassa. Ciao! Ciao! Ciao!